ho deciso di sperimentare un pochino il plugin Archimesh integrato all'interno di Blender per quanto riguarda la modellazione architettonica. Andando in Edit Preference Add-on e scrivendo nella riga di comando Archi, troviamo l'add-on Archimesh che è già presente nativamente all'interno del software. La convenienza rispetto ad Archipack è che è completamente gratuito. Sicuramente non ha tutte le proprietà di Archipack, però il fatto che sia già direttamente integrato all'interno del programma e quindi sia gratuito eh, ci permette di utilizzarlo in ambito architettonico, ovviamente se non abbiamo particolari pretese nel creare edifici particolarmente complessi. Una volta installato il plugin abbiamo vari modi per accedere ad esso, o tramite il menu ADD Mesh Archimesh, e questi sono tutti gli strumenti di Archimesh, oppure con Shift A si apre il pannello ADD e accediamo ad Archimesh, oppure dal pannello laterale nella sezione Create abbiamo il menu di Archimesh. Quindi questi qua sono tutti i modi per accedere al plugin. Cominciamolo ad esaminare assieme. Io l'ho provato un paio di volte, quindi non sono particolarmente esperto del plugin, quindi mi scuso per eventuali errori che posso commettere mentre creerò questo video. Quindi lo sto esaminando adesso insieme a voi. Il primo elemento, forse l'elemento più importante, è Room, ovvero la creazione delle pareti. Quando clicchiamo su Room compare una parete e se vedete questa parete ha anche un battiscopa. La parete però non ha spessore. Nel momento in cui io ho creato qualcosa all'interno del programma, vedete nell'outliner che si crea l'apposita voce, quindi in questo caso si è creata una voce room che contiene appunto all'interno la parete. Andandola a selezionare, vediamo qui di lato tutti quelli che sono i parametri della parete. Possiamo definirne l'altezza, possiamo definirne lo spessore. Infatti vediamo che lo spessore è impostato a 0 e infatti la parete non ha spessore. Selezionandola, dando un'altezza, per esempio 3 metri, questo elemento si alza a 3 metri. Qui possiamo dare uno spessore, ad esempio 0,3, e viene aggiunto alla parete. Nel caso in cui stiamo ricalcando un DXF, una piantina DXF, infatti questo secondo me è il modo migliore per creare una planimetria, quindi non procedere su un foglio completamente vuoto, ma importare un DXF e andare con il plugin a ricalcare i vari muri. Se avessimo un DXF sotto e magari ci rendiamo conto che l'aggiunta dello spessore è avvenuta dal lato opposto a quello che a noi serviva, cliccando su Inverse possiamo diciamo invertire la parete. Con questo elemento qui eh, andiamo a settare il battiscopa, quindi lo possiamo eliminare oppure possiamo dargli un certo spessore e una certa altezza, quindi potrebbe anche diventare un basamento di un edificio
diciamo andandolo a settare diciamo con valori maggiorati. Man mano che inseriamo una parete, qui in numero di pareti compare il muro relativo diciamo a quello che noi abbiamo fatto. Questa è la lunghezza di questo muro, quindi se io qui scrivo 5 metri ottengo un muro lungo 5 metri. Qui abbiamo una casella Advanced, andandola a spuntare si apre un pannello con il quale potremo variare l'angolo del muro, quindi potremo andare a girare ad esempio di 90 gradi la parete se il muro è stato inserito diciamo con un'angolazione errata. Con questo curve abbiamo la possibilità di convertire il muro da lineare a curvo. Con step andiamo a definire il numero di segmenti che compongono la curva, quindi più segmenti vuol dire una maggiore accuratezza nella curvatura del muro. Con questo factor vado a definire di quanto è curvato il muro, quindi magari ricalcando un DVG noi andiamo a trovare il punto esatto di curvatura. Con questo valore posso aggiungere delle parti, non so esattamente a cosa possa servire. Vi ricordo che il plugin io adesso lo sto sperimentando insieme a voi, quindi non lo conosco bene, mi scuso per eventuali errori. Secondo me non serve a niente questo tag, quindi togliamo questo e ritorniamo di nuovo sul nostro muro. Per andare ad inserire altri muri, qua in numero di pareti, clicchiamo su questa freccia e viene aggiunto un nuovo rigo, quindi wall 1, wall 2. Possiamo definirne la sua lunghezza. Nel caso in cui i muri dovevano, cioè il muro doveva andare non in questo verso ma dal verso contrario, alla lunghezza basta aggiungere un valore meno, premere invio e il muro ruota dall'altra parte. Anche in questo caso abbiamo il flag advanced che ci permette di ottenere i stessi dati che avevamo visto per il muro 1 e così andando di volta in volta, quindi meno 5 ad aggiungere tutti questi elementi, io ottengo man mano una sequenza di muri. Se a questo punto io voglio chiudere la sequenza di muri, non c'è bisogno che vada a creare un quarto muro, mi basta spuntare qui la voce close wall e la parete viene chiusa. Molto comodo è anche qui la possibilità di aggiungere eh, questo floor, quindi il pavimento, e questo ceiling sarebbe il soffitto. È interessante notare che questo room adesso ha il simbolino di un modificatore. Infatti, cliccando la parete ed entrando nell'elenco dei modificatori, vediamo che lui automaticamente ha aggiunto il modificatore Solidify. Quindi nel momento in cui noi siamo andati a dare lo spessore di 0,30 alla parete, lui ha applicato questo tipo di modificatore. Infatti molti plugin per Blender ho notato che fanno questa cosa, quindi quando noi attiviamo delle funzioni, per esempio tipo la bucatura dei muri, vediamo che qui si aggiungono le operazioni booleane, quindi lui fa in automatico alcuni tipi eh, di operazioni.
Una volta, diciamo, creato ehm, diciamo, una volta create le pareti, poi il secondo passo è appunto quello di andare a creare delle porte e delle finestre. Però magari questo lo voglio fare andando a ricalcare un DXF. Un'ultima cosa che volevo farvi notare è che quando andiamo nella sezione Create, qui sotto abbiamo il pannello di Archimesh che ci permette di visionare tutti i comandi che possiamo creare con il programma, quindi creazione di muri, di colonne, di porte, di finestre, di tetti, di scale, di mobili ed altri elementi, mentre invece nella parte superiore abbiamo la sezione che ci permette poi di andare a definire quelli che sono i cambiamenti delle proprietà delle cose già create. Quindi nella sezione Archimesh creiamo gli elementi e almeno per quanto riguarda i muri, poi voglio vedere se anche per le porte e le finestre vale lo stesso discorso, per andarli a modificare si va in questa sezione, diciamo, superiore. Ora mettiamo che vogliamo importare un DXF per andarlo poi a ricalcare e quindi creare la nostra abitazione. Quindi cancello questi elementi, vado in File, Import AutoCAD DXF. Per avere questa voce AutoCAD DXF dovete aver installato precedentemente il plugin che è già incluso all'interno di Blender Import Export DXF. Quindi nel caso in cui entrate nella sezione File, Import e non vi trovate AutoCAD DXF, andate ad attivare il plugin. Quindi cliccando su AutoCAD DXF andiamo a cercare il plugin, cioè il DXF. Nelle proprietà lasciamo tutto impostato così. Volendo potremmo dire di non importare in quanto non ci servono, non importare i testi, non importare le luci. Per il resto possiamo lasciare tutto così com'è. Facciamo import di XF. Aspettiamo un attimo l'importazione che può variare a secondo della complessità del DXF. Ok, quindi ci ritroviamo qui il DXF in questa posizione. Premiamo 7 sul tasserino numerico per metterci in pianta. Volendo questa pianta, anche se non è necessario, con G la possiamo spostare e ci possiamo avvicinare quanto più possibile all'origine di Blender, anche se non è necessario. Nell'outliner ora ci ritroviamo tutti gli elementi, diciamo, che riguardano il 2D. Per avere un maggiore ordine, occorre prendere tutti questi elementi con Shift, cliccare sul primo o l'ultimo, selezionarli tutti quanti, premere N e creare una nuova collection che chiamiamo DXF e confermiamo con OK. Se ci sono delle parti che sono rimaste esterne all'importazione, le selezioniamo con DXF e le trasciniamo qui sopra. Diciamo al termine dovremo avere un'unica collection DXF che spegnendo e accendendo
diciamo, ci nasconde tutto il DXF. Mettiamo che io voglio, in questo caso io voglio creare soltanto, cioè voglio modificare soltanto questo piano, perché poi il discorso è simile per tutti gli altri piani. Come per la maggior parte degli elementi di Blender, quando noi inseriamo un elemento, l'elemento si inserisce nella posizione del 3D cursor. Quindi se ora andassi a inserire un muro, il muro si inserirebbe qui nell'origine e poi io sarei costretto a spostarlo. Se voglio evitare appunto eh, di doverlo spostare, vado a posizionare il 3D cursor dove voglio che ci sia diciamo, il muro. Quindi seleziono ad esempio queste linee, con il tab entro in editazione delle linee, seleziono il vertice e con Shift S vado a posizionare il cursore in questa posizione e con Tab esco nuovamente fuori. Quindi se il 3D cursor è posizionato in questo punto, quando su Archimesh vado ad aggiungere una parete, la parete si posizionerà già nella giusta posizione. Una volta inserita, come dicevo, andando nella sezione in alto Room, troviamo qui l'altezza e lo spessore. Come altezza diamogli 3 metri, in questo caso l'altezza inventata, uno nella realtà dovrebbe andare a leggere sulle sezioni la reale altezza dell'abitazione, ma essendo questo soltanto un esempio, imposto la parete pari a 30. Poi dovrei misurare lo spessore della parete, che già l'ho misurato prima, ed è 0,40. Quindi attivo 0,40 ottenendo questo spessore. In questo momento il muro ha una lunghezza pari a 1 metro. Io vado ad aumentare questa misura arrivando più o meno in corrispondenza del termine del muro. Ora io non so esattamente quanto è lunga questa parete e dovrei andarla a misurare, però in effetti il plugin mi permette anche senza misurarla di riuscire poi al termine a posizionare la parete. Se io ho qui il numero di pareti, attivo 2 pareti, si attiva, abbiamo detto, la seconda parete che va però nel verso sbagliato. Quindi se io gli do -1, lei va nel verso giusto. In questo momento però ci siamo accorti che aggiunta la seconda parete, il muro si era ribaltato. Se attivo il battiscopa, la parete si ribalta. Deselezionando il battiscopa, la parete torna allo stato originale. Se io comunque voglio tenere attivo il battiscopa per fare in modo che la parete ritorni nella posizione iniziale, io vado ad attivare inverse. Però in questo caso voi vedete che il battiscopa non è più visibile perché si è spostato all'interno di questo, cioè si è spostato all'interno della parete. Quindi per poterlo visualizzare io dovrei o dargli uno spessore maggiore, quindi venire qui, oppure dargli un valore negativo. Dandogli un valore negativo, il battiscopa si sposta da quest'altra parte. Qui per dargli il valore preciso, ehm,
dovremmo andare a giocare con questi parametri. Cioè, in realtà il modo migliore sarebbe non quello di provare a casaccio tutte le misure, ma conoscere già, magari avendo il DVG, il DXF sotto mano, andando a misurare la lunghezza della parete, andare a mettere qui dentro direttamente la, la misura, così evitando di perdere tempo. Prolunghiamo anche questa parete e aggiungiamone un'altra. Ovviamente anche questa deve essere ribaltata. Di solito per trovare il valore giusto basta avvicinarsi quanto più possibile e poi più o meno mettere una cifra intera, anche se comunque il modo migliore dovrebbe essere quello di misurare la parete e sapere esattamente la sua lunghezza, e così mano a mano andiamo ad aggiungere queste pareti che andiamo di volta in volta a ribaltare. Quindi qui aggiungiamo ancora un'altra parete, gli diamo sempre un valore negativo, e se abbiamo questo scarto della parete, in realtà per non averlo noi ci dobbiamo sempre fermare con la parete, diciamo, nel punto interno, perché siamo partiti a ricalcare il punto interno, quindi ci dobbiamo fermare qui. E poi inserire le nuove pareti. Quindi se ricalchiamo sempre il lato interno, diciamo, non dovremmo avere il ribaltamento della parete. Quindi aggiungiamo un'altra parete ancora. E poi a questo punto, per inserire l'ultima parete, vado a cliccare su Close Wall, quindi chiudi la parete. In questo modo ho creato quindi tutta la sequenza di pareti interne. A questo punto devo andare a creare le altre pareti. Ovviamente io potrei crearle in qualunque posizione ed andarle poi di volta in volta ad avvicinare all'area in cui mi servono, però in questo modo perderei molto tempo. Quindi mi conviene selezionare un vertice, con Shift S posizionare il cursore in questa posizione, uscire dall'editazione, e quando aggiungo la parete io me la ritrovo già nella posizione giusta. Ovviamente devo settare comunque le pareti. Sarebbe interessante capire se questo plugin ha un'applica proprietà, cioè io per esempio
ho un muro da 10 già impostato, vado ad applicare le proprietà e queste proprietà vengono applicate all'altro elemento. Dovrei vedere se c'è qualche guida, perché diciamo comunque il plugin io non lo conosco benissimo, lo sto esaminando adesso insieme a voi. Quindi ancora qui seleziono questo, Shift S, Cursor to Selected, Tab per uscire, Room qui, 3 di questo, 0.1 di altezza, prolungo questo muro fino in questa posizione. Sempre qui seleziono, Tab, seleziono, Shift S, Cursor to Selected, Tab, Room, qui il pilastro è 0.4, ha sempre un'altezza di 3 e ha uno spessore sempre di 4. Quindi conoscendo un pochino il progetto, l'immissione dei dati diventa un po' più semplice. Quindi sempre Shift S, Ctrl to Selected, Tab, Room. Comunque non è particolarmente difficile. Io prima di oggi l'ho utilizzato soltanto una volta e diciamo un pochino sicuramente starò commettendo degli errori, cioè sicuramente ci saranno dei modi più veloci per utilizzarlo, però diciamo per non averlo mai utilizzato comunque mi sembra abbastanza intuitivo. Quindi sempre Shift S, Cursor, Tab, Room, sempre altezza di 3 metri, sempre spessore di 0.4, sempre lunghezza a toccare qui. Poi anche se non siamo particolarmente precisi, penso che questo inserimento del muro all'interno di quest'altro muro non crea nessunissimo tipo di problema. Ancora qui seleziono, Tab, seleziono, Shift S, Cursor to Selected, Tab, Room. Questo qui lo devo spostare dall'altro lato, quindi attivo lo snap ai vertici, G lo porto qui, disattivo lo snap che mi potrebbe creare dei problemi, altezza sempre 3 metri, spessore sempre 0.1, lunghezza fino a questo elemento, così. Adesso devo fare le pareti, diciamo in quest'altro verso, quindi seleziono Tab, seleziono questo, Shift S, Cursor to Selected, sempre Tab, per uscire fuori, sempre Room. Stavolta il muro ha bisogno di essere ruotato, quindi abbiamo un'altezza di 3 metri, uno spessore di 0.1. Entrando nelle proprietà avanzate io lo potrei o ruotare con i comandi normali di Blender, quindi RZ90 o meno 90, oppure diciamo per vedere un nuovo comando possiamo mettere qua dentro il 90. Ovviamente era dall'altra parte, quindi faccio meno 90 e quindi con l'advanced io posso fare questa determinata operazione e poi vado a definire la lunghezza
così a toccare fino qui. Ancora qui con il tab seleziono questo, Shift S, cursor to selected, ancora tab, room, e faccio la stessa cosa di prima. Io volendo avrei anche potuto prendere questo diciamo avrei potuto anche prendere questo muro e copiarmelo, però voglio diciamo anche per sperimentare, quindi advanced, abbiamo detto che qui meno 90 per farlo ruotare da quest'altra parte, spessore punto 1, altezza 3, rimettiamoci in modalità normale, spostiamo questo elemento in questo modo e per finire quindi ancora tab e quindi facciamo sempre la stessa cosa, quindi tab, room, advanced, meno 90, altezza 3 metri, spessore punto 1, prolunghiamo fino qui e poi ancora qui tab, seleziono, shift S, cursor to selected, tab, room, advanced, meno 90, spessore punto 1, aggiungi un altro muro, però questo qui, a questo gli devo venire ad impostare il valore 0 e qua ancora un altro muro, entriamo sempre in advanced e andiamo a modificare l'angolo. Qui mettiamo inverse per invertirlo. Ok, quindi in questo modo abbiamo ottenuto tutte le pareti esterne. Nella prossima parte proveremo ad aggiungere le porte e le finestre.